In questo video vi mostrerò 3 piccoli segreti che mi hanno cambiato la guida in moto da così a così. Bene, le 3 cose che vi racconterò in questo video sono 3 cose che ho imparato in questo mese, quindi fresche, e che mi hanno permesso di fare passi da gigante e migliorare in pochissimo tempo. Ora, sono 3 trucchetti che riguardano la guida in pista, ma hanno una loro logica anche nella guida su strada. Ora, prima di partire col video ci tengo a fare una piccolissima precisazione. In tantissimi mi dicono sempre Manasca, ma sei sempre in pista? Manasca, ma vivi in moto? Manasca, ma passi le tue giornate a girare in moto? Ma magari! Le mie giornate le passo davanti al PC a montare video. In realtà io giro in pista molto meno di quello che si possa pensare. Ora, io capisco che da fuori la percezione possa essere differente, perché nel momento in cui uno apre la mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram, il canale YouTube, vede solo pista. Moto, auto, quindi uno pensa, questo mette solo foto di moto in pista, quindi vive in moto in pista. La realtà è che se in una giornata in pista mi fanno 20 foto, io quelle 20 foto le pubblico in 20 giorni. Quindi un giorno di moto sembrano 20 giorni di moto. Ecco, e per darvi un'idea di quanto realmente giro in pista, vi faccio un brevissimo recap di tutta quella che è la mia esperienza di pista. 2012, guido per la prima volta nella mia vita una moto e la porto per la prima volta in pista a Lombardore. Sì, è finita male. 2013, faccio 3 giornate in pista con il mio GSX-R 1000. E anche quelle. 2014, 2015, 2016, mai andato in pista. 2017, 13 volte in pista su moto grandi e 10 volte in pista su moto piccole. 2018, fino al 27 aprile, 5 volte in pista su moto grandi e 4 volte in pista su moto piccole. Il succo del discorso è che quando va bene giro in pista 5-6 volte al mese tra moto grandi e moto piccole. Quando va male, 0. Inoltre ci tengo a ricordarvi che ho sempre girato con moto in prestito, quindi con l'incubo costante di non doverle sdraiare. E non è proprio semplice imparare ad andare forte guidando una moto a una presentazione stampa dove sai chiaramente che se la sdrai hai finito di lavorare. Tutto questo per dire cosa? 1. Probabilmente vado in pista un po' più di un amatore, ma vado in pista molto meno di un pilota professionista. 2. Questi piccoli segreti ho avuto modo di impararli ora perché è solo da un mese che vado in pista con una moto il cui obiettivo è spingere, andare forte. Quindi solo spingendo davvero ho avuto modo di imparare queste 3 cose che oggi vi spiegherò. La prima riguarda l'utilizzo dell'acceleratore nei cambi di direzione. Ora, una cosa che proprio non sapevo era quella di utilizzare l'acceleratore nei cambi di direzione. Me l'hanno proprio spiegata a voce, ovvero mi hanno detto fai così e sarà tutto più facile. E da quando ho fatto così mi si è aperto un mondo. Ora, il concetto è molto semplice. Prendiamo ad esempio un cambio di direzione. Il concetto è che se noi siamo piegati così e dobbiamo cambiare di direzione così, se noi facciamo un semplice cambio di direzione con il gas chiuso, la moto sarà più pesante, sarà legnosa, sarà dura da far cambiare di direzione. Se noi invece siamo piegati, nel momento in cui iniziamo a rialzare la moto per piegarla dall'altra parte, se noi in quel momento lì diamo un po' di gas, la moto sarà molto più agile e molto più leggera da far cambiare di direzione. Guardate ad esempio questo cambio di direzione nel giro record che Fabrizio Perotti ha fatto a Varano e sentite il motore. Avete visto? Ok, riguardiamolo. Adesso vi scrivo gas quando accelera e no gas quando non accelera. Vedete? Quando deve fare un cambio di direzione punta il gas e diviene tutto molto più facile, leggero e veloce. E questa cosa me l'hanno spiegata per la prima volta il 18 aprile a Franciacorta quando ho fatto il mio primo test ufficiale e mi ha davvero cambiato la vita. E questa cosa naturalmente si adatta anche alle moto da strada perché il concetto vale per qualunque moto. Il secondo trucchetto riguarda il puntare il gas quando si è in piega. Ora, con questo trucchetto io ho migliorato di
3 decimi forse in una sola curva a Franciacorta. Fino a un mese fa, specialmente nei curvoni, io che cosa tendevo a fare? Tendevo a frenare, entrare, andare in piega, tenere il gas completamente chiuso, farmi tutta la curva con il gas chiuso e quando era ora di uscire dalla curva rialzavo la moto e acceleravo. Il problema è che ero lentissimo, non uscivo mai dalla curva, ci stavo per delle ore in curva. Così il buon Luca Salvadori, analizzando la mia guida e vedendomi proprio piantato in curva, mi ha suggerito questa cosa, ovvero da centro curva in poi, quando stai andando verso l'uscita, punta leggermente il gas. In questo modo non resti piantato in mezzo alla curva, ma mantieni velocità, quindi la moto anziché rallentare mantiene velocità. La moto quindi sarà più scorrevole, sarà più veloce e soprattutto quando andrai ad aumentare l'accelerazione la moto è già pronta, avevi già il gas puntato, quindi la moto è già pronta a subire l'accelerazione che le darai in uscita di curva. Questo l'ho applicato tantissimo, specialmente nella curva 10 di Franciacorta. E questo naturalmente vale anche su strada. Ecco, una cosa fondamentale da sottolineare è che quando parlo di puntare il gas intendo puntare. Se noi in questa fase siamo troppo bruschi, diamo troppo gas o muoviamo male la moto, quello che succede è che dando gas si scarica l'anteriore, quindi si alleggerisce e il rischio è che si chiuda l'anteriore e noi cadiamo. Questa quindi è una di quelle fasi in cui bisogna essere delicati e sviluppare sensibilità. La terza cosa che ho imparato riguarda il ridurre i tempi morti. Questo è probabilmente il segreto più grande della guida in pista. Per andare forte in pista dobbiamo ridurre quasi a zero i tempi morti, ovvero quei tempi in cui non stiamo né accelerando né frenando. Prendiamo per esempio la staccata. Noi siamo sul rettilineo, full gas, arriviamo alla frenata, quindi molliamo l'acceleratore e freniamo. Il tempo che passa dal momento in cui molliamo l'acceleratore e freniamo deve essere il più breve possibile. Io stesso, fino alla settimana della mia prima gara, quando arrivavo in frenata, mollavo il gas e poi frenavo. Invece di essere istantaneo, molli il gas, freni subito, boom. Istantaneo. Se tu non lo fai in maniera istantanea, crei due problemi. Il primo è che perdi tempo. C'è un tempo in cui non stai né accelerando né frenando e i secondi passano. L'altro problema è che se tu molli il gas trasferisci il carico sull'anteriore e la moto si riassesta. Se poi vai a frenare rivai nuovamente a trasferire carico sull'anteriore, quindi avrai una moto che continua a trasferire il carico da avanti indietro e diventa instabile in frenata. Se invece molli il gas e freni subito, il trasferimento di carico è uno solo. Quindi spesso uno va a lavorare sulla ciclistica per risolvere problemi della moto che non è stabile in frenata, frena poco, quando in realtà magari chiude il gas e poi frena. La stessa cosa vale per le curve, quindi tornando a quello che facevo prima, cosa facevo? Io frenavo, mollavo i freni, entravo in curva, piegavo, prendevo in mano il gas e acceleravo. Tutto quel tempo dal momento in cui mollo i freni al momento in cui accelero è tempo morto, tempo in cui noi stiamo andando lenti. Il concetto è ridurre quel tempo al minimo possibile, quindi portare la frenata fin dentro la curva e non appena molliamo i freni prendiamo in mano il gas. E per fare questo, quindi per ridurre quel tempo al minimo, noi siamo naturalmente portati a frenare più tardi e accelerare prima. E i secondi fioccano. E questo si ricollega naturalmente al discorso che facevo prima di puntare il gas in curva. Quindi noi portiamo la frenata fin dentro la curva, poi anziché starcene lì 6 ore in piega, boom, puntiamo subito il gas e non appena possiamo raddrizziamo e spalanchiamo il gas. Bene, questi sono questi 3 piccoli segreti che ho imparato nel corso di questo mese che mi hanno permesso di fare effettivamente dei passi da gigante, arrivando a girare in dei tempi che fino a qualche tempo fa pensavo impossibili.
Quindi il mio consiglio è quello di provare ad applicare questi suggerimenti, riprendervi sempre mentre guidate con delle telecamere on board e analizzare poi la vostra guida a posteriori, facendola magari vedere a qualche vostro amico pilota che va forte o che ci capisce, o andare a fare un corso di guida in cui possiate anche far vedere questi video e vi possano anche dare due dritte. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto questo piccolo briefing tecnico e volete vedere altri video su questo genere, iscrivetevi al canale YouTube e attivate anche la campanellina, quindi cliccate sulla campanellina di fianco, così che ogni volta che esce un video ricevete la notifica. Bye bye!